Ciao a tutti, oggi realizzeremo insieme questi orecchini che abbiamo deciso di chiamare Lifeline. Sono gli orecchini che abbiamo ideato insieme ad Annalisa Cusano, che trovate su Instagram sotto il nome di Alter Ego Beads, perché lei stava realizzando i miei kokeshi circolari e qualcosa è andato storto e sono venuti fuori questi, ma direi che è stato un caso davvero fortunato perché ci sono piaciuti davvero tanto gli orecchini con questa tecnica del peyote che conoscete ormai un po' particolare e che ha dato vita a questi orecchini lineari e abbiamo chiamato Lifeline perché appunto come dire, questa parola in inglese vuol dire ancora di salvezza, che ci piaceva come concetto per degli orecchini nati poi da un'amicizia, no? Perché questa ancora di salvezza può essere un qualcosa, un'amicizia che ci tira fuori dai guai, che ci salva, che ci aiuta e quando siamo in difficoltà. Ed ecco, sono venuti fuori loro. Devo dire carinissimi e li incominceremo, a differenza dei kokeshi circolari che sono un po' complicati, questi sono tantissimo più semplici, inizieremo a realizzarli proprio dalla base, formando queste piccole figure ovali che vanno a restringersi. Sapete, faremo delle diminuzioni, però nulla di complicato, insomma, molto più veloci dei kokeshi circolari. Io naturalmente ringrazio tanto Annalisa perché è stata un'occasione bellissima di inventare qualcosa insieme, insomma, due idee carine che si uniscono e danno vita a un qualcosa di diverso. Poi qui per quanto riguarda i perni, vi ricorderete che questi orecchini ve li avevo presentati con le monachelle, ma poi ho dovuto fare la versione a clip rivestendo queste basi a clip in acciaio in questo modo per ottenere questa soluzione che vedete. Nel caso in cui vi dovesse interessare anche come ricoprire le basi a clip con le rocaille, con le seed beads, fatemelo sapere perché potrei fare un tutorial e la cosa potrebbe essere utile sia per me che per voi, perché io poi quando vado a rifare questi perni non mi ricordo mai come li ho fatti. Poi avevo creato la versione argentata che sarebbe dovuta diventare, come dire, la versione del tutorial, ma pensandoci bene, in effetti con le perline tutte di uno stesso colore sarebbe risultata un po' difficoltosa la spiegazione, perché comunque non è facile poi distinguere, vedete in questo caso le 15 dalle 11, non tanto con le 8, insomma non ci sono tanti problemi, ma le 15 e le 11 vedete sembrano molto simili, che troviamo qui in questi spazi tra una figura ovale e l'altra che si viene a formare qui in questo orecchino. Sono molto rigidi comunque, vi faccio vedere, poi stanno su bene, come avete visto anche per i kokeshi, non ci sono problemi, una struttura solida che si regge su se stessa, tra virgolette, dentro non c'è nulla, insomma lo dico solo per chi non dovesse saperlo. E allora ho pensato di realizzare nel tutorial questa versione in cui, come vedete, ci sono le 11, le 15 e le 8 che sono di colori leggermente diversi. Qui abbiamo tutto praticamente color seafoam, però questa è la versione matte, questa è la versione semplicemente dark seafoam e questa è seafoam semplice, quindi più, come dire, le 15 sono più chiare, poi abbiamo le 11 normali, il color Duracot Galvanized Seafoam e queste sono le matte Duracot Galvanized Seafoam, così sono distinguibili ma nello stesso tempo danno un effetto carino, perché devo dire che ho provato a utilizzare colori completamente diversi per le 3 misure delle perline ma non mi piace l'effetto, quindi quello che vi consiglio è utilizzare dei colori di perline che siano comunque simili, cioè sfumature come in questo caso, ma non colori completamente diversi, oppure perline completamente identiche come in questi primi due casi dell'argento e l'oro, che sono tutte dello stesso colore. Per realizzare questi orecchini serviranno 2 anellini, 2 perni, questi sono in acciaio della misura di 10 mm, poi serviranno le rocaille Miyuki 15-0 nel colore Duracot Galvanized Seafoam, 11-0 in questo caso nel colore Duracot Galvanized Dark Seafoam e le 8-0 nel colore Matte Duracot Galvanized Dark Seafoam. Poi servirà il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm che io sempre vi consiglio, vi spiego come farlo passare nella cruna del lago giù nell'info box, e poi servirà un ago numero 11 della Pony. Innanzitutto tagliamo il filo di 2 metri, prendiamo 6 perline 15, le portiamo quasi alla fine del filo, avvolgiamo il filo sulle nostre dita, ripassiamo nelle 6 perline, tiriamo il filo, facciamo 2 nodi,
tiriamo bene il filo, stringiamo bene il nodo perché ci potrebbe dare un po' di fastidio. Poi andiamo a inserirci con il capo corto del filo solo in 2 delle perline che abbiamo da una parte del nodo. Ci inseriamo dall'altra parte del nodo anche solo in una perlina per allontanarci dal nodo, appunto, così. Poi non tagliamo ancora il filo perché ci può servire per tenere fermo il tutto. Prendiamo una 15 e ci andiamo a inserire direttamente nella perlina che segue, senza saltare nessuna perlina, solo per questo primo giro naturalmente. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Di nuovo prendiamo una perlina 15 e ci andiamo a inserire nella successiva. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Prendiamo una perlina 15 e andiamo nella successiva, tiriamo il filo, prendiamo una perlina 15, qui c'è il capo del filo che viene fuori, ma noi ci inseriamo comunque in questa perlina, quindi nella successiva prendiamo un'altra 15, ci andiamo a inserire nella perlina successiva. Nel caso in cui sia quella attraversata dal nodo, interessata dal nodo, disponiamoci un po' diagonalmente. Avete visto come ho fatto io? Perché altrimenti potrebbe rompersi la 15 sottostante, perché è quella del giro iniziale. Prendiamo l'ultima perlina 15 e ci andiamo a inserire nella perlina successiva. Faccio vedere, ho girato un po' il lavoro. La attraversiamo, tiriamo il filo, ci ritroveremo così e attraversiamo anche l'altra perlina che viene dopo, che poi è la prima che abbiamo inserito in questo giro. Tiro meglio le perline che si andranno a disporre così, quindi in questo primissimo giro dopo l'inserimento iniziale abbiamo messo 6, in tutto 6 perline 15. Ora tagliamo il filo, il capo corto naturalmente. Terminata questa fase, in cui abbiamo aggiunto 6 perline 15, stiamo uscendo dalla perlina che sporge e inizia una fase molto più semplice in cui prendiamo una 11 e ci andiamo a inserire nella perlina che sporge successiva. Quindi qui iniziamo a saltare, diciamo, quella che viene subito dopo e ad andare invece in quella che viene ancora dopo e che sporge un po'. Di nuovo prendiamo una 11 e andiamo a inserirci nella perlina che sporge successiva. Tiriamo il filo, ci ritroviamo così, prendiamo una 11 e andiamo nella perlina che sporge successiva, prendiamo un'altra 11 e andiamo nella perlina che sporge successiva. Per questo primo modulo, diciamo, questo primo ovale che facciamo, aggiungeremo sempre 6 perline per ogni giro, di misura diversa in base poi alla posizione in cui siamo. Prendiamo l'altra 11 e inseriamo, andiamoci a inserire nella perlina che sporge successiva, prendiamo l'altra 11 e andiamoci a inserire nella perlina che sporge successiva, che tra l'altro è una 15, concludendo in questo modo il giro, ma per poter proseguire il lavoro dobbiamo, ecco, attraversare la prima 11 che abbiamo inserito, che è questa qui. Ora vi faccio vedere meglio, man mano che il lavoro si ingrandisce è più semplice comprendere. Ecco qui abbiamo le 6 perline 11 e adesso facciamo un altro giro di 11 prendendo appunto una 11 e andando nella 11 che sporge successiva, una 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, ancora una 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, una 11, andiamo nella 11 che sporge successiva, ancora e prendiamo la sesta
perlina 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, che è quella da cui eravamo partiti, e attraversiamo anche la 11 che segue, che vedete che sporge un po', è la prima che abbiamo inserito in questo giro. Tirando il filo ci ritroveremo in questa situazione, per cui a parte l'inserimento iniziale, il giro di 15 un po' diverso, abbiamo fatto 2 giri di peyote con le 11 che inizieranno proprio a stringersi e formeranno una piccola coppetta per poi ottenere la forma che sappiamo. Intanto attraversiamo ancora un po' le perline che seguono, sempre le 2 11 insieme, quella un po' più giù e quella che sporge un po' di più, che sarebbe quella del secondo giro, proprio per tenere più fermo il filo in vista del giro che dovremo fare adesso e che prevede un aumento di misura della perlina. Quindi una volta che abbiamo ripassato un po' questo giro, non anche del tutto, tiriamo il filo e vedete rimane più stretto, ma a questo punto dobbiamo fare in particolare 6 giri di peyote con le 8. E quindi per fare questo facciamo attenzione, perché una regola importante di questo orecchino, che è il primo modulino, come dire, ha il giro di peyote di 6 perline che aggiungiamo ogni volta, e faremo 6 giri di 8. Nel modulino successivo ci saranno 5 perline ad ogni giro e faremo 5 giri di peyote, proprio per facilitarvi tutta la procedura. Ho adottato questo metodo, ma anche perché si otteneva la forma giusta, la forma armoniosa, che dalla più grande va a finire al modulino più piccolo. Quindi prendiamo intanto una 8 e ci andiamo a inserire nella 11 che sporge successiva, quindi saltiamo questa e andiamo nella 11 che sporge successiva. Di nuovo prendiamo una 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Tiriamo il filo. Prendiamo l'altra 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Così. Prendiamo l'altra 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo l'ultima 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva, vedete, saltando naturalmente quella che viene subito dopo, andiamo qui, che poi è la perlina da cui eravamo partiti, e attraversiamo anche la 8, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro. Tirando il filo ci ritroveremo così, vedete le 6 perline 8, però dobbiamo ripassare un po', e quindi come facciamo? Ripassiamo nella 11 e ripassiamo nella 8. Ripassiamo nella 11 e ripassiamo nella 8. Facciamolo il ripasso anche qui, almeno in questa fase, in effetti, che è quella del passaggio, come dire, da una misura all'altra, dalla 11 alla 8, come abbiamo appena fatto. Adesso che abbiamo ripassato completamente il giro, ci ritroviamo così, tiriamo bene e quindi facciamo in tutto 6 giri. Ne abbiamo fatto uno con le 8 e facciamo l'altro, quindi prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva. Qui è molto semplice perché si vedono bene. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva. Prendiamo la quinta perlina 8 e andiamo nella 8 successiva. La sesta perlina 8 e andiamo nella perlina successiva, nella 8 successiva, ma anche in quella che segue, che è un po' più su. Tiriamo il filo, attraversiamo un pochino queste due che seguono, sempre diagonalmente, queste altre due che seguono, giusto per stringere meglio il giro. Tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Iniziamo il terzo giro di peyote con le 8, quindi prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, saltando naturalmente una perlina. Prendiamo l'altra 8, andiamo nella 8 che sporge successiva, vedete si trova più in alto.
prendiamo un'altra 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo un'altra 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo un'altra 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, e adesso prendiamo l'ultima 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, ma anche in quella che segue, che è la prima di questo terzo giro appena fatto. Saliamo su ancora attraversando le due successive, le altre due diagonalmente che abbiamo successive. Facciamolo ancora una volta, stiamo solo ripassando per stringere meglio, perché adesso vedrete che stringendo così, vedete che inizia a salire su la struttura. Andiamo avanti, prendiamo una 8, quindi iniziamo il quarto giro con le 8, prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, in questo caso è abbastanza evidente, sporge di più la 8, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 successiva che sporge, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 successiva che sporge, e così via. Siamo arrivati all'ultima perlina 8 di questo giro, che prendiamo, andiamo a inserire nella 8 che sporge successiva, ma anche in quella che segue, che è la prima di questo quarto giro appena terminato. Ripassiamo sempre diagonalmente queste due perline che sono del terzo e del quarto giro, quella del terzo è quello più in basso e quella del quarto giro è quella più in alto. Ripassiamo solo per stringere meglio, anche parzialmente, come vi dicevo in questo caso. Vediamo, li distinguiamo i 4 giri di peyote? Basta contare in diagonale da quella che si trova più in basso: 1, 2, 3 e 4. Quindi ci mancano 2 giri di peyote con le 8, e quindi prendiamo la 8 e andiamo nella perlina 8 che sporge, prendiamo la seconda perlina 8 e andiamo nella perlina 8 che sporge, prendiamo l'altra e andiamo nella 8 che sporge, stiamo facendo il quinto giro, prendiamo l'altra e andiamo nella 8 che sporge, prendiamo l'altra e andiamo nella perlina 8 che sporge, prendiamo l'ultima 8 e andiamo nella 8 che sporge e in quella che si trova un po' più su, che è la prima che abbiamo inserito in questo quinto giro. Ripassiamo un poco, sempre gli ultimi 3 passaggi magari diagonalmente, e adesso, una volta fatto il quinto giro di peyote con le 8, dobbiamo fare l'ultimo giro. Intanto stringiamo un po', ci ritroviamo così e dobbiamo fare, come vi dicevo, il sesto giro di peyote con le 8. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge, prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge, prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge, e così via. Prendiamo l'ultima 8 e andiamo nella 8 che sporge, ma anche in quella successiva, che poi è la prima che abbiamo inserito in questo sesto giro. Tiriamo il filo, ci ritroviamo così, ripassiamo ancora qualche passaggio successivo, quindi sempre quella più in basso e quella più in alto, diagonalmente sistemiamo l'ago e li attraversiamo in un'unica soluzione, proprio per accelerare un pochino i tempi. Io direi questo giro magari ripassiamolo tutto, perché stiamo per fare il cambio di misura, perché adesso, terminato il sesto giro con le perline 8, facciamo 2 giri con le perline 11. Penso di aver ripassato un po' tutto. Usciamo però, quando facciamo il ripasso, mi raccomando, sempre dalla perlina che si trova più in alto. I 6 giri, oltre che in diagonale, cosa che faremo, possiamo contarli anche in verticale, ma adesso vi faccio vedere. Intanto in diagonale: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi a partire da quella più in basso a quella più in alto sono 6. Ma anche se li guardiamo in verticale, guardate, 3 e 3.
3 giri un po' più su, 3 giri un po' più sotto, questi sono i nostri giri di peyote. Ora facciamo i giri di peyote con le 11. Io ho preso appunto, come vi ho spiegato, delle perline leggermente diverse come colori per farvi vedere meglio e per spiegarvi più chiaramente. Prendiamo una 11, andiamo naturalmente non nella perlina 8 che segue, ma in quella successiva che sporge un po'. Prendiamo la 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva. Prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva. Prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva. Prendiamo una 11, andiamo nella 8 che sporge successiva e poi ancora una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, ma poi anche nella 11 che è la prima che abbiamo inserito in questo giro. Tiriamo il filo, il lavoro si dovrà stringere per formare, no, questa forma un po' di ovetto che vogliamo ottenere, ma attraversiamo ancora la 8 e la 11, la 8 e la 11 almeno 2-3 volte per stringere meglio questo giro. Stiamo semplicemente ripassando un pochino. Ci ritroveremo così, uscendo naturalmente dalla 11, perché questo è l'ultimo giro che abbiamo fatto. Prendiamo un'altra 11 e facciamo il secondo giro con le 11. Quindi prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, molto semplicemente. Prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva. Prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva. Prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva. Ancora dobbiamo prendere un'altra 11 e andare nella 11 successiva. Prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, vedete che poi quella da cui eravamo partiti, e poi attraversiamo anche quella che segue, che è la prima che abbiamo inserito in questo secondo giro di peyote. Vedete, tirando il filo vi faccio vedere dall'alto la situazione, vi faccio vedere lateralmente la situazione. Ci ritroveremo così con i 2 giri di 11. Ripassiamo un pochino, quindi la 11 quella più in basso e la 11 quella più in alto, la 11 quella più in basso e la 11 più in alto. Solo un piccolo ripasso prima di partire con le 15, cosa che dobbiamo fare adesso. Quindi, sempre uscendo dalla perlina che si trova più in alto, prendiamo una 15 adesso e andiamo a inserirci non nella 11 che sta sotto, ma nella 11 che sporge successiva. Così. Faccio vedere bene come si viene a posizionare. Vedete, è più chiara la 15, quindi si distingue. Ci andiamo a inserire di nuovo con una 15 nella 11 che sporge successiva. Eccola. Un'altra 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Faccio vedere dall'alto. Un'altra 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Un'altra 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Un'altra 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva, vedete, saltando quella che viene subito dopo, andiamo in quella successiva che è quella da cui siamo partiti e attraversiamo anche la 15 che è quella che abbiamo inserito per prima in questo giro. Ci ritroveremo così. Attraversiamo giusto questa qui, ancora la 11 e la 15 successive, solo per chiudere meglio il giro, e adesso faremo il secondo giro di peyote con le 15 che non prevede ancora diminuzioni, quindi normalmente inseriamo altre 6 15 ma separatamente, quindi prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva, abbastanza semplice perché si distingue.
prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 che sporge successiva, comunque abbiamo solo quella, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva, e adesso prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva. In questo caso è quella da cui eravamo partiti, perché abbiamo inserito, questa è l'ultima, la sesta perlina 15, attraversiamo sia questa perlina 15 che appunto ci serve per concludere il giro, e poi attraversiamo anche l'altra 15 che è la prima che abbiamo inserito in questo secondo giro di perline 15, e ci ritroveremo così. Faccio vedere bene, 2 giri di 15, ma adesso dobbiamo fare molta attenzione, perché questo terzo giro di 15 ci servirà per fare la diminuzione, in quanto il futuro cilindretto, il futuro ovetto che si verrà a creare, avrà i giri di 5 perline alla volta. Abbiamo la diminuzione. Come facciamo la diminuzione? Come abbiamo fatto negli orecchini Kokeshi, quelli circolari, e quindi prendiamo una 15, andiamo a inserirci nella 15 che sporge successiva, vi faccio vedere bene, ma questa volta ci inseriamo anche direttamente nella 15 che sporge ancora dopo, quindi saltiamo un punto tra virgolette, e così abbiamo la diminuzione. Tiriamo il filo, queste si avvicineranno un po' di più. Fatta la diminuzione procediamo normalmente, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 che sporge successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 che sporge successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 che sporge successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 che sporge successiva, ma anche in questa che è la prima che abbiamo inserito in questo terzo giro. Tiriamo il filo, molto importante questa fase, perché noi una volta che avremo inserito questa, in questo giro vedrete avremo 5 15, 1 2 3 4 e 5, e usciamo proprio alla destra della diminuzione. Vedete la diminuzione dove ci sono le due 15 vicine che appunto tirando il filo si avvicinano sempre di più e lasciano un vuoto. In questo punto andiamo a piazzare una perlina 11, perché dobbiamo iniziare il giro con le 11, ma ne andranno 5, perché prendiamo questa 11 e andiamo a inserire, bypassando questa situazione della diminuzione, nella 15 che sporge successiva, così. Questa 11 andrà sì a scendere un po' più giù delle altre, ma sarà qui, la vedete la prima 11. Poi prendiamo normalmente altre 4 11 in tutto, quindi la seconda perlina 11 e andiamo nella 15 che sporge successiva, perché qui si ritorna alla normalità del giro. Prendiamo una 11 e andiamo nella 15 che sporge successiva, tiriamo il filo, ci ritroveremo così. Prendiamo una 11 e ci andiamo a inserire nella 15 che sporge successiva ed è la quarta 11, prendiamo una 11 e ci andiamo a inserire nella 15 che sporge successiva, che poi è quella da cui eravamo partiti, e infatti attraversiamo poi anche la 11 che è la prima che abbiamo inserito in questo giro. Guardate come si vede bene che è quella che si trova sopra la diminuzione. Tiriamo il filo, avremo in tutto, si notano perché sono di colore diverso, 5, vedete 5 11, e facciamo il giro adesso di peyote, l'altro giro con le 11, ma adesso ritorna tutto normale perché prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, non ce ne sono altre, quindi prendiamo una 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, prendiamo una 11
e andiamo nella 11 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 11 che sporge successiva, che poi è quella da cui eravamo partiti, e attraversiamo anche l'altra che è quella che abbiamo inserito, la prima che abbiamo inserito in questo secondo giro. Tiriamo il filo, avremo i 2 giri con le 11, eccoli qua, c'è una 11 che sporge un po' di più e una 11 più bassa che è quella del primo giro, secondo giro. Adesso molto semplice perché dobbiamo prendere le 8 che sono più grandi, tutto si vede meglio. Quanti giri dobbiamo fare? In base a quello che vi ho detto, siccome qui il giro è sempre di 5 e si facilita un po' il lavoro perché tutto si abbrevia man mano che andiamo avanti, dobbiamo fare quindi 5 giri con le 8. Iniziamo a fare il primo, prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Si sistema così. Prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva, tiriamo bene, prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva, metto il dito forse si vede meglio, prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. In questo caso, come abbiamo fatto prima, ripassiamo tutto questo giro, quindi andiamo nella 11 e nella 8, nella 11 e nella 8, tanto diventa anche semplice ripassare perché poi alla fine sono solo 5 passaggi per giro, nella 11 e nella 8, così si stringe meglio, nella 11 e nella 8, nella 11 e nella 8, così abbiamo ripassato e sembrerà, vedete, un vaso di fiori, come dire, questa nostra struttura. Ma adesso dobbiamo fare gli altri giri con le 8, ma saranno sempre più semplici perché prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, una 8 e andiamo qui, una 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva e poi nella prima che abbiamo inserito in questo giro. Tiriamo il filo, avremo fatto il secondo giro con le 8, vedete, girando tutto intorno. Ripassiamo un po' questo passaggio, quindi andando sempre nella 8 più in basso, nella 8 più in alto, uscendo sempre dalla perlina più in alto. Quando facciamo il ripasso facciamo il terzo giro di peyote con le 8, prendiamo la 8 e andiamo a inserirci nella 8 che sporge successiva, prendiamo la 8 e ci andiamo a inserire nella 8 che sporge successiva e così via. Ma il giro finisce presto perché tanto si tratta solo di 5 perline per volta e andiamo nella 8 che sporge successiva, ma poi anche in quella che segue, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro, che è il terzo. Appena terminato ripassiamo un pochino nelle 2 8 che seguono, una più giù, una più su, ripassiamo un pochino, siamo in questo punto, tiriamo il filo e facciamo il quarto giro con le 8. Prendiamo la 8, andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva e così via. Andiamo nella 8 che sporge successiva e in quella che viene ancora dopo, che è la prima che abbiamo inserito in questo quarto giro, tiriamo il filo, ci ritroveremo così perché stiamo ripassando un pochino sempre in quella che sta un po' più giù e in quella che sta un po' più su. Tiriamo il filo, ci ritroviamo in questo modo. 4 giri di peyote con le 8, ne manca solo uno. Prendiamo una 8 e andiamo a inserirci
nella 8 che sporge successiva, prendiamo una 8 e andiamo a inserirci nella 8 che sporge successiva e così via. Questa è l'ultima, la quinta, andiamo nella 8 che sporge successiva, ma anche in quella che viene ancora dopo, che è la prima di quest'ultimo giro di peyote con le 8, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, attraversiamo in diagonale un po' di passaggi, giusto per stringere meglio il giro, perché adesso c'è anche il cambio di misura di perline, tra un po', tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Tiriamo il filo, avremo questa situazione. Contiamo, abbiamo fatto 5 giri, partiamo dalla più bassa, 1 2 3 4 e 5 fino alla più alta, oppure li possiamo contare in verticale, 1 2 3 4 e 5, vedete? Questi e questi rappresentano insieme i passaggi. Tiriamo il filo, 2 giri adesso di peyote con le 11, ma sempre 5 perline per volta, quindi prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, ed è la terza, prendiamo la quarta e andiamo qui, prendiamo la quinta e andiamo qui nella 8 che sporge, poi nella prima 11 che abbiamo inserito, ripassiamo un pochino attraversando la 8 e la 11 e di nuovo la 8 e la 11 e avremo fatto il primo giro con le 11, scusate, la 11 non l'ho attraversata, eccola qui, dobbiamo sempre uscire dall'ultimo giro, infatti in questo caso usciamo dalla 11 e facciamo l'altro giro con le 11, 2 in tutto, il secondo, poi passeremo alle 15. Quindi adesso prendiamo una 11, andiamo nella 11 che segue, non ci sono altre, non possiamo confonderci, e facciamo questo giro. Io velocizzo un pochino e ci vediamo qui tra un attimo. Presa la quinta e ultima perlina, andiamo nella 11 che sporge poi in quella che ancora segue, perché è la prima di questo secondo giro con le 11. Attraversiamo un po' per ripassare la 11 che si trova più in basso e la 11 che si trova più in alto, e ancora un po', la 11 che si trova più in basso e quella che si trova più in alto, tiriamo il filo, ci ritroveremo così, e adesso facciamo 2 giri con le 15 che sono tranquilli, senza alcuna variazione, e poi faremo insieme il giro della diminuzione ulteriore che dobbiamo fare per passare al cilindretto, all'ovetto di 4 perline per giro di peyote. Quindi intanto prendiamo la 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva, tiriamo il filo e proseguiamo così, come penso che adesso ormai sia abbastanza chiaro. Primo giro fatto, un piccolo ripasso, facciamo il secondo giro con le 15, prendiamo la 15 e andiamo a inserirci nella 15 successiva, ed eccoci qua. Adesso, fatti 2 giri con le 15, dobbiamo fare la diminuzione. Come la facciamo? Sempre allo stesso modo, io mi avvicino più in camera così vi faccio vedere meglio. Prendiamo la 15, perché il primo passaggio proprio lo facciamo normalmente. Andiamo nella perlina successiva, ma invece di uscire da qui, attraversiamo anche l'altra 15 che sporge così. Le uniamo queste due successive, perché dobbiamo saltare un passaggio, saltare un punto, ok? Tiriamo il filo,
ci ritroveremo così, vi faccio vedere la perlina aggiunta e le due che si uniscono un po' tirando il filo così. Poi prendiamo normalmente la 15 e andiamo a inserirci nella 15 che sporge successiva, che si andrà a sistemare così. Prendiamo la 15 e andiamo a inserirci nella 15 che sporge successiva. In tutto ne dovremo mettere 4. Una abbiamo già messa, questa, la prima, poi abbiamo 2, 3 ed ecco la quarta. Prendiamo la quarta perlina, ci andiamo a inserire nella perlina che sporge successiva, naturalmente sarebbe questa, saltando sempre quella che viene subito dopo, e poi anche in quella che segue, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro e che vedete si trova a destra di quelle due perline che invece abbiamo unito tra di loro, che abbiamo avvicinato tra di loro, perché costituiscono il salto del punto per fare la diminuzione, un po' come nell'uncinetto tra virgolette. Quindi siamo in questo punto, abbiamo inserito solo 4 15 perché il prossimo cilindretto sarà formato da giri di 4 e infatti facciamo i giri delle 11 e prendiamo una 11 e andiamo a inserirci saltando, bypassando queste due perline unite nella 15 che sporge successiva, quindi saltando queste due, in questo incavo, in questo posto andiamo a mettere la 11 che vedrete andrà a finire un po' più giù, dopo si noterà forse. Prendiamo la seconda perlina 11 e andiamo nella 15 che sporge successiva, il filo si è allontanato ma lo tiriamo, prendiamo la terza perlina 11 e andiamo nella 15 che sporge successiva, prendiamo la quarta e ultima perlina 11 e andiamo a inserirci qui nella perlina che sporge successiva ma non sporge tantissimo perché è quella da cui siamo partiti, e poi nella 11 che è la prima che abbiamo inserito in questo giro e che si trova proprio sopra la diminuzione e si vedete le due perline un po' diagonali, un po' unite sotto la prima perlina 11. Dall'alto avrete questa situazione in cui si denotano le 4 perline 11, quindi qui il giro è brevissimo, facciamo il secondo giro con le 11. Prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva. Prendiamo la seconda 11 e andiamo nella 11 successiva. Prendiamo la terza perlina 11 e andiamo nella 11 successiva, tiriamo il filo. Prendiamo la quarta perlina 11 e andiamo nella perlina 11 successiva, che è anche quella da cui siamo partiti, ed entriamo anche nell'altra, che è la prima di questo giro, che è il secondo con le 11. Tiriamo il filo, come vedete un po' tutto si accelera. Io adesso ripasserei un pochino, visto che tendono ad allontanarsi queste perline, e per ripassare sempre diagonalmente andiamo in queste perline che seguono, quella più in basso e quella più in alto. Già che ci siamo, facciamolo tutto il ripasso, così ci troviamo al punto di partenza proprio, che è quello sopra la diminuzione fatta con le 15. Da questo punto dobbiamo fare i giri con le 8, che quindi rendono tutto più semplice. Prendiamo una 8 e andiamo, naturalmente saltiamo la perlina che segue, quella da cui viene fuori il filo, e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo la 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Faccio vedere come ci troviamo, ma poi tireremo un po' il filo. Prendiamo l'altra 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo la quarta e ultima 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva, che è quella da cui eravamo partiti. Attraversiamo anche la 8, tiriamo il filo, avremo le 4 perline 8, attraversiamo di nuovo la 11 e la 8 per stringere un po' il giro. La 11 e la 8 per stringere un po' il giro, la 11 e la 8 per stringere un po' il giro, e poi la 11 e la 8 così.
A questo punto, come vi dicevo, qui abbiamo aggiunto ogni volta 4 perline, dobbiamo fare in tutto 4 giri di peyote con le 8, molto facile da ricordare. E quindi facciamo il secondo velocemente insieme. Usciamo naturalmente anche dalla perlina più in alto, abbiamo finito il secondo giro, lo ripassiamo un po'. Facciamo il terzo giro, sempre uscendo dalla perlina più in alto. Quando facciamo il ripasso, mi raccomando, prendiamo la 8 e andiamo nella 8 che sporge successiva. La prima, abbiamo messo la seconda, la terza e la quarta del terzo giro, andando a inserirci in quella da cui eravamo partiti e poi nella prima di questo terzo giro. Ripassiamo un poco, ne va della stabilità, diciamo, della struttura, ci farà evitare che appaiano dei buchi, diciamo, nella struttura. Ecco a cosa serve questo, diciamo, ripasso, anche se un po' noiosetto, va fatto. Sempre delle perline, quella del giro appena precedente e quella appena aggiunta. Vedete come si compatta il tutto. Ultimo giro con le 8, sempre con lo stesso sistema, direi ora abbastanza acquisito. Qui nella perlina da cui eravamo partiti, un po' di ripasso, in questo caso vado in questa in alto e poi nelle due che seguono, più in basso e più in alto, più in basso e più in alto, per compattare il tutto. In questo caso, in cui il giro è estremamente piccolo, comunque è semplice fare il ripasso, cioè più che altro è veloce fare il ripasso. Ci troviamo così, fatti i 4 giri di peyote. Come facciamo a verificare di averli fatti bene? Contiamo dalla più bassa alla più alta diagonalmente, 1, 2, 3 e 4. 4 giri di peyote con le 8 e ora i 2 giri di peyote con le 11. Tanto dobbiamo inserire solo 4 undici per ogni giro, lo facciamo velocemente. Il sistema è sempre quello, andare nella perlina che sporge, vediamo dall'alto magari adesso, quindi attraversiamo la 11, abbiamo già fatto il primo, attraversiamo un pochino ancora la 8 e la 11 per stringere meglio e poi secondo giro di peyote con la 11, faccio vedere un po' così, forse con il dito sopra si vede meglio. Concluso questo secondo giro con le 11, attraversiamo la 11 che era la prima, quella da cui eravamo partiti, e poi la prima anche che abbiamo inserito in questo giro. Stringiamo un po', sempre diagonalmente, attraversando quella più in basso e quella più in alto, e dobbiamo fare 2 giri tranquilli con le 15 e un giro, quello in cui facciamo la diminuzione, che è un po' più complicato. Quindi intanto facciamo i 2 giri semplici, prendiamo la 15 e andiamo nella 11 che sporge, prendiamo la 15 e andiamo nella 11 che sporge, eccoci qua, ricongiunti alla prima, quella da cui eravamo partiti. Attraversiamo anche la 15 che è la prima che abbiamo inserito in questo giro, ripassiamo un attimo, tiriamo il filo e facciamo il secondo giro di peyote con le 15. Prendiamo la 15 e andiamo nella 15 che segue, prendiamo la 15 e andiamo nella 15 che segue, tiriamo bene il filo, prendiamo la 15 e andiamo nella 15 che segue, che è quella da cui eravamo partiti, attraversiamo anche la prima che abbiamo inserito in questo giro. Stringendo avremo questa situazione, ripassiamo proprio una volta sola per stringere meglio e uscendo sempre dalla perlina più in alto dobbiamo fare l'ultima diminuzione del caso. E allora prendiamo una 15, andiamo a inserirci non nella perlina che segue ma in quella che viene ancora dopo e che sporge un po', ma
attraversiamo anche la successiva per unirle, per fare la diminuzione, e così facciamo. Tiriamo il filo bene, ci ritroveremo così, vi faccio vedere la perlina aggiunta e le due che si uniscono, così, eccole qua. Poi normalmente la seconda perlina 15, saltiamo quella che sta subito dopo, andiamo in quella che sporge successiva, e quindi questa è un'aggiunta normale. Prendiamo la 15, saltiamo quella che sta sotto e andiamo in quella accanto che sporge un po' e che poi è la perlina da cui eravamo partiti già, perché questo giro è piccolissimo, microscopico. Saliamo anche nella perlina che segue, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro, quella che si trova subito prima della diminuzione, che vedete che si evidenzia da queste due perline che convergono, che si mettono un po' in diagonale, si uniscono perché le abbiamo tirate. E in questo punto facciamo il giro con le 11, che è un giro brevissimo perché appunto è solo composto da 3 perline. Prendiamo una 11 e saltiamo queste due unite e andiamo nella 15 che sporge successiva. Prendiamo la seconda 11 e andiamo nella perlina 15 che sporge successiva. Prendiamo la terza e ultima 11, perlina 11, e andiamo a inserirci non nella perlina che viene subito dopo, ma in quella successiva che sporge un po', che poi è quella da cui siamo partiti, e attraversiamo anche la 11, che è la prima che abbiamo inserito in questo minuscolo giro. Tiriamo il filo. A questo punto io ripasserei un attimo qui, giusto in questa perlina 15 che segue, nella 11 che viene ancora dopo, giusto per stringere meglio il lavoro. Tiriamo il filo così, ci ritroveremo così, usciamo dalla 11 naturalmente e dobbiamo fare un altro piccolo giretto con le 11, quindi prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva. Naturalmente è quasi strano parlare di giro, no? Con queste così poche perline. Prendiamo la 11 e andiamo nella 11 che segue. Prendiamo la terza e ultima 11 e andiamo nella 11 che segue, poi saliamo anche nella prima aggiunta in questo micro giro. Tiriamo il filo, ripassiamo ancora un po' questa parte, siamo quasi alla fine di tutto. Tiriamo il filo. Una volta ripassato dobbiamo fare 3 giri con le 8. 3 giri perché il nostro giro di peyote è da 3 e noi facciamo 3 giri di peyote con le 8, come vi ho già detto. Prendiamo una 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva. Prendiamo una 8 e andiamo nella 11 che sporge successiva, che poi è la prima, quella da cui eravamo partiti. Ripassiamo nella 8 e nella 11, nella 8 e nella 11 e nella 8. E forse dobbiamo ripassare anche qui andando nella 11 e nella 8. Abbiamo fatto un ripasso completo, in questo caso tanto il giro è breve. Tiriamo il filo, facciamo il secondo giro con le 8, prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva. Come vedete è molto chiaro qui il discorso. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva, prendiamo una 8 e andiamo nella 8 successiva, ripassiamo questo giro velocissimamente, ripassando il più possibile le 8 inserite, quelle del giro precedente più queste. Tiriamo il filo, abbiamo fatto 2 giri di peyote, facciamo il terzo e ultimo giro di peyote con le 8. Prendiamo una 8 e andiamo nella 8, non quella che viene subito dopo ma quella che sporge successiva, e così via. Una 8 e andiamo nella 8 che sporge, una 8 e nella 8 che sporge successiva, che poi è quella da cui siamo partiti. Attraversiamo anche l'altra e poi di nuovo quella in basso e quella in alto, quella in basso e quella in alto. Questo è il terzo e ultimo giro di peyote che abbiamo fatto. Ripassiamo fino alla fine, visto che in questo caso è più veloce, tiriamo il filo, ci ritroveremo così e
abbiamo terminato con le 8, quindi adesso facciamo 2 giri con le 11, prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 8 che sporge successiva, che è quella da cui siamo partiti, ripassiamo velocemente. Nel ripasso usciamo naturalmente dalla 11 e facciamo l'altro giro di peyote con le 11, prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, prendiamo una 11 e andiamo nella 11 successiva, ripassiamo velocemente. E tiriamo il filo uscendo sempre dalla 11 che si trova più in alto. Ora dobbiamo fare 2 giri con le 15 e poi davvero siamo addirittura d'arrivo, dobbiamo poi fare solo il gancino di perline. Prendiamo una 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 11 che sporge successiva e ci ritroveremo così. Ripassiamo ma veramente un po', attraversando 11 e 15, tiriamo il filo e poi facciamo un altro giro di peyote con le 15. Prendiamo una 15, andiamo nella 15 successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva, prendiamo una 15 e andiamo nella 15 successiva e adesso sì che ripassiamo questo giro perché è davvero l'ultimissimo e lo ripassiamo passando nella 15 più in alto, nella 15 più in basso, nella 15 più in alto, nella 15 più in basso, tanto si tratta solo di 3 passaggi. Velocemente ripassiamo per stringere perché adesso dobbiamo fare il cosiddetto cappietto, il gancino di perline, dobbiamo fare solo un po' di attenzione ancora qui e poi avremo terminato. Infatti una volta fatto il ripasso sempre dobbiamo uscire dalla perlina che si trova più in alto, soprattutto in questo caso ma sempre comunque, e usciamo quindi dalla perlina che si trova più in alto. Ora cosa facciamo? Prendiamo 4 perline 15 e facciamo molta attenzione. Le perline dell'ultimo giro, le 15, sono queste 3, 1, 2 e 3, quelle che si trovano più in alto. Noi usciamo da questa che tenendo così come un triangolo, queste 3 perline, questa è quella di destra e stiamo uscendo con il filo che va verso sinistra, verso il basso. Andiamo in questa perlina qui che si trova in alto. Ok? Ci inseriamo, indifferente il punto da cui ci inseriamo adesso. Io vi faccio vedere che giro un attimo, dobbiamo risalire nelle perline appena aggiunte, le riattraversiamo tutte e 4, così, ritorno nella posizione in cui ero per farvi vedere meglio. Adesso in questa perlina qui si trova attraversata dal filo da una parte e dall'altra. Riscendendo invece giù, noi stavamo uscendo da quella di destra, ci andiamo a inserire in quella di sinistra, perché naturalmente essendo un aggancio triangolare è un po' complicato, ma una volta compreso il meccanismo ci riusciamo tranquillamente. Quindi di qui l'abbiamo attraversato, diciamo, il cappietto da una parte e dall'altra, di qui invece siamo partiti da destra e andiamo da sinistra. E quindi che facciamo? Ritorniamo qui attraversando quella di sotto e poi risalendo in questa che era quella attraversata da entrambe le parti, riattraversiamo il cappietto e semplicemente adesso non ha importanza se andiamo a destra o a sinistra, ma ci andiamo a inserire per esempio a destra da cui eravamo partiti, tireremo il filo e il cappietto si stringerà meglio, il gancino di perline, senza far impigliare il filo, ci ritroveremo così, faccio vedere bene,
quindi avremo questa situazione, così, e poi andiamo a scendere in questa perlina che è la 15 che si trova più in basso, in questa perlina che è la 11 che si trova ancora più in basso, e diagonalmente scendiamo in tutte queste perline semplicemente per andare a cercare un punto in cui fare il nodo, perché abbiamo terminato. Io non lo farei qui nel modulino da 3 in tutti i sensi da 3, andrei un po' sotto, quindi attraversiamo diagonalmente anche le 11 e poi sotto magari facciamo il nodo, perché dobbiamo tentare di farlo senza che questo provochi delle pieghe, insomma faccia piegare questo nostro lifeline, questo nostro orecchino lineare. Sto attraversando le 15, naturalmente facciamolo in maniera delicata, perché sappiamo che le 15 possono rompersi, ma non succederà perché qui non è che ci siamo passati tantissimo. E andiamo avanti, vi faccio vedere dove vado a fare il nodo. Attraversiamo le 8 e in questo punto qui delicatamente ci andiamo a inserire qui sotto questo filo, così facciamo formare un'asola che attraversiamo e faremo il primo nodo e poi di nuovo passiamo sotto il filo, si forma l'asola che attraversiamo e facciamo il secondo nodo che si andrà a nascondere poi qui nel lavoro. Continuiamo a scendere nella perlina accanto diagonalmente e non si vedrà, e poi scendiamo ancora nella 11, nella 15 e poi tagliamo finalmente il filo. Ed ecco gli orecchini lifeline terminati, eccoli qua, io spero che vi piacciono, ve li faccio vedere bene, ecco qui la coppia è sempre più carina, devo dire sono simpatici, sono rigidi e spero che piacciono anche a voi. Quindi io adesso vi saluto, vi ringrazio, vi dico che nel caso in cui vogliate realizzarli, mi raccomando, taggatemi su Instagram e su Facebook così che io possa ripostarvi nelle mie stories e poi ci vediamo qui sul canale con la prossima idea. Ciao e grazie!